Oggi vi porto con me a Milano. Visiteremo alcuni angoli della città e vi racconterò perché amo questa città e perché voglio consigliare a tutti di viverla per qualche giorno. Vi do il benvenuto in questo nuovo video. Non mi chiedete perché, ma come si suol dire, per me è stato un amore a prima vista. Milano è una città dove, specialmente per i giovani, per i ragazzi di provincia, dovrebbe essere vissuta per qualche mese. Bisognerebbe veramente respirare l'aria di Milano, che non è così cattiva. Ho vissuto Milano dal 2011 al 2017 più o meno, e soprattutto dal 2011, quando era in fermento e c'erano i preparativi per l'Expo, Milano ha fatto un cambiamento enorme. Si è trasformata veramente come città, tant'è che è stata nominata come prima città nel 2019, battendo la concorrenza di città come Shanghai, come Helsinki, quindi non cosa da poco. È sicuramente una città italiana da fare invidia a tantissime capitali europee, tant'è che alcuni giornalisti l'hanno definita veramente come una piccola Londra. Quindi è una città nella quale vivere, una città che viene presa ad esempio come modello di sviluppo da tantissime altre città, non soltanto italiane ma anche europee. Milano è sempre stata sicuramente il centro dell'attività economica. Spessissimo le aziende e i grandi investitori, anche europei, hanno spostato le loro sedi in questa grande metropoli, creando così grosse opportunità di lavoro, di incontro e di creare nuove relazioni. Milano va veloce, molto veloce, qui vanno tutti veloci. Non pensate di poter passeggiare tranquillamente per le vie di Milano. Se proprio volete passeggiare conviene farlo in qualche parco. Fra l'altro, a differenza di quel che si pensa, i parchi di Milano sono veramente tanti, Milano è molto verde. Se invece dovete stare nelle vie del centro, lasciate spazio ai milanesi che corrono per lavoro. Quando dovete attraversare la strada non pensate di farlo adagio, ma fatelo di corsa, veramente. Mi ricordo ancora la prima volta che ho attraversato una strada, io ero ancora a metà carreggiata e i milanesi erano già andati oltre. Anche i semafori ci dettano il tempo per attraversare, abbiamo 10 secondi ancora. Anche per quel che riguarda la mobilità, Milano è preparatissima. Abbiamo 4 linee metropolitane, tante linee in espansione, più una nuova in costruzione. Abbiamo bus, tram, taxi, ma se non avete voglia di usare i mezzi pubblici, potete cercare in tutto quello che Milano offre come sharing, quindi abbiamo tutte le macchine, abbiamo le bici e da quest'anno abbiamo anche i monopattini. Direi che Milano proprio non si ferma. Il bello di tutto questo è che lo potete fare con un'app sul telefono, avete tutte le app disponibili, sia per quel che riguarda la metro, dove avrete un'app che vi dà le indicazioni per andare da A. Avrete un'app anche per l'auto sharing, avete un'app anche per il bike sharing. In un attimo potete avere tutto quello che vi serve ovunque voi siate. Si può dire sicuramente che Milano sia una città collegata con tutto e con tutti. Come dicono le migliori riviste di architettura, Milano sta vivendo il suo secondo rinascimento. Lo dimostra il fatto che ha un'esplosione di nuovi cantieri e di nuove costruzioni. Tra l'altro nulla viene lasciato al caso, tutte le costruzioni vengono comunque pensate per il futuro, quindi c'è uno sguardo particolare a tutto quello che riguarda l'ecologia, il risparmio energetico,
E lo dimostra una delle primissime costruzioni fatte queste già negli anni passati, come vediamo alle nostre spalle, il bosco verticale. Non starei a parlarvi anche del cibo di Milano perché andremo in forte concorrenza con il Piemonte. Direi che a Milano però, se avete voglia di mangiare lombardo, è chiaro che trovate tutto quello che volete, ma il bello di Milano è che qualunque cibo di qualunque parte del mondo vi venga voglia di mangiare, a Milano lo trovate. Ci sono tantissimi ristoranti etnici che danno una buona cucina e che veramente vi fanno gustare il cibo di tutto il mondo. In tutti gli angoli di Milano troverete questi ristoranti etnici dove poter viaggiare. Milano però non è soltanto lavoro, corsa, niente affatto. Milano è anche tanta cultura, libri, spettacoli, teatri ed eventi. Sicuramente i due eventi più importanti per cui Milano è famosa in tutto il mondo, lo sappiamo benissimo, è la Fashion Week e il Salone del Mobile. Ma soprattutto vi devo dire, io negli anni mi sono sempre persa in queste vie di Brera dove da qualche anno ormai si fa il fuorisalone Milano, dove vengono allestiti dei veri e propri appartamenti, dove vengono allestiti dei cortili, dove spesso mi sono veramente persa in queste stradine con il naso all'insù oppure camminando, guardando che cosa veniva allestito nei cortili interni che non ti aspetti. Quindi anche già solo venire la settimana del Salone del Mobile a Milano e lasciarsi prendere, trasportare da tutto quello che viene allestito da questi nuovi designer è una cosa per la quale vale veramente il viaggio. Tra le varie opportunità di Milano c'è anche l'opportunità scolastica, sicuramente è la città con più opportunità universitarie in cui i giovani possono trovare sicuramente il loro scopo e il loro futuro. Potrei andare avanti ancora delle ore, ma credo che sia arrivato il momento di chiudere questo tour di Milano, perché sicuramente tra l'altro ci sarà qualcuno che sta già pensando: possibile che sia tutto così bello e che vada tutto così bene? Beh, sicuramente no, sicuramente Milano ha anche qualche difetto, oltre a tutti i pro ci sono alcuni contro. Fra questi sicuramente il costo della vita. Milano è frenetica, Milano è di corsa, vivere a Milano costano gli affitti, costa la spesa, costa la vita quotidiana, costa perché c'è la movida. Qualcuno dice che anche il clima di Milano non è proprio così bello. Devo dire che amo Milano e probabilmente Milano ama me, perché io la nebbia di Milano purtroppo non l'ho mai vista. Ogni volta che vengo a Milano mi accoglie e mi aspetta sempre un gran bel sole. Quindi, beh sì, probabilmente nelle giornate fredde non sarà così piacevole, ma non è mai bello quando fa freddo. Altro problema di Milano è sicuramente il traffico, però sappiamo che dove c'è vita, dove c'è economia, dove c'è finanza, dove ci sono scambi culturali e lavorativi, c'è attività, e se c'è attività sicuramente purtroppo ci sono anche delle brutte conseguenze, fra queste anche il traffico, dove però abbiamo visto ci si può tranquillamente districare nel traffico. Milano offre qualunque tipo di supporto. Vi ho convinti? Se non vi ho ancora convinti, vi porto ancora in un posto veramente sacro per i milanesi, anche se non è l'unico posto dove i milanesi esercitano questa attività di cui vi parlerò, ossia l'aperitivo milanese.
Siamo sui Navigli, anche qui è un posto dove il viaggio vale la pena. C'è tantissima attività, ci sono tantissimi giovani, si sentono tantissime lingue, tutte le lingue del mondo. Anche i Navigli hanno subito negli anni una bellissima trasformazione grazie alla preparazione della città per l'Expo, e quindi direi che con quest'ultimo pezzo di storia di Milano vale la pena passare qualche tempo in questa città. Bene, per oggi è tutto, spero di avervi trasmesso l'entusiasmo che io ho per questa città. Vi ho parlato dei pregi che sono sicuramente tanti, la cultura, il lavoro, le opportunità di relazione che ci sono in questa città. Sicuramente ci sono anche dei contro, bisogna accettarli, quindi il traffico, il costo della vita che non è indifferente, però ripeto per l'ultima volta, veramente vale la pena venire a Milano per qualche mese. Sicuramente apre la mente e fa pensare a buone prospettive per il futuro. Come direbbero i milanesi, ci vediamo in Duomo.